cos'è questo? Questo è Tick. Crystal meth? Sì. Noi tagliamo teste, amico. Voglio essere chiaro. Provi mai rimorso per le vite che hai tolto? Quando sono lucido, sì, posso dirti che ci penso. E a cosa pensi? E se fosse stato mio fratello ucciso così? Ecco perché fumo questa roba, per andare a uccidere le persone. Qual è quella che vendete di più? Ah, questa. Io posso sentirti. Tipo, anche da dietro un muro. Perché hai queste cicatrici? Sono un assassino. Uccido le persone e accoltello la gente. È una di quelle rarissime volte in cui mi chiedo quasi se abbia senso chiedergli che cos'è per loro la felicità. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione. Esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte. Che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Spiagge bianche, Table Mountain che taglia l'orizzonte e mare turchese. Questa è la Cape Town da cartolina, premiata come la città migliore al mondo, mentre questa è Cape Town, classificata come una delle città più pericolose del pianeta. Qui lo Stato non entra e la violenza è l'unica legge. Oggi varcheremo quella linea invisibile tracciata dall'apartheid, che ancora separa in base al colore della pelle chi vive in paradiso da chi lotta per sopravvivere all'inferno. Sai, quando i bianchi sono venuti nel nostro paese ci hanno divisi. Hanno usato una regola che si chiamava proprio dividi e conquista. Una volta che hai diviso la gente è facile gestirla, perché quando sono uniti saranno contro di te. Lasciami chiederti una cosa. Quanti amici bianchi hai? Perché dovrei avere un amico bianco? Loro ci vedono ancora come babbuini, amico. Le nostre menti sono state modellate per credere che l'uomo bianco sia il re. Dobbiamo inchinarci. Vedi, l'uomo bianco qui ci ha uccisi. Dobbiamo ancora cambiare e rimodellare la nostra mentalità. Ci hanno totalmente danneggiato il cervello. Un giorno vi cacceremo via. No, non io. Io vivo in Italia. Ma lascia che te lo dica. E i bianchi finiranno in mare, torneranno in Europa. E loro non ci credono, ma un giorno, te lo dico io, un giorno... Le parole del tassista non mi sorprendono, anzi, da quando sono arrivato qui c'è un disagio che non mi lascia. Qui essere bianco vuol dire portare addosso una storia di privilegi e ingiustizie. E anche se non l'hai scritta tu, la senti comunque pesare sulla pelle. Ma per capire davvero dove stiamo per entrare, dobbiamo comprendere che cosa sono le township. Questi ghetti lontani dal centro non sono lì per caso. Sono il risultato di un piano preciso: escludere, separare, controllare. All'inizio del Novecento un'epidemia di peste a Cape Town fu il pretesto. Le autorità spostarono la popolazione nera fuori città, creando la prima township ufficiale. Poi, nel 1948, arrivò l'apartheid e la segregazione razziale divenne legge. Interi quartieri vennero demoliti e comunità intere spinte in periferia, in posti come Langa, Guguletu o Kailicha. Nel 1991 finisce ufficialmente l'apartheid
Ma oggi Cape Town è ancora divisa come allora. I ricchi bianchi al centro e i poveri neri ghettizzati nelle township lontani da tutto. Blocco 10, 9, 8, 7, 6, fino a perdita d'occhio. Tutte queste strutture che potrebbero sembrare dei magazzini in realtà erano dei dormitori. Negli anni 70 circa il governo li costruì per accomodare e stipare più operai possibili. Si parla di operai neri in realtà, che vivevano in condizioni estreme, non c'erano né bagni né cucine, soltanto dei letti scomodi nei quali vivevano decine e decine di operai. Pensate che c'erano soltanto 2 porte affinché la polizia potesse fare delle retate efficaci, non facendo uscire nessuno, evitando che scappassero. Condizioni veramente difficili da accettare, soprattutto perché avevano il divieto di portare all'interno dei blocchi le loro mogli. Però molti di loro ce la facevano con astuzia, perché facevano vestire le mogli da uomini e riuscivano a farle entrare dentro e poter vivere insieme a loro nascondendole. Questo però causò l'effetto contrario di ciò che voleva ottenere il governo. Il governo voleva bloccare le nascite dei neri, ma successe esattamente l'opposto, e seguite questo ragionamento, perché all'interno di questi blocchi non c'era assolutamente intimità e quindi ognuno aveva rapporti sessuali con il proprio partner praticamente davanti a tutti e anche davanti ai bambini, che imparavano troppo presto a relazionarsi con l'altro sesso. E le nascite schizzarono le stelle, e che ci crediate o no, questi quartieri, le township, si popolarono esattamente così. È cambiato. La vita è cambiata. Ora è un bel periodo. Le cose non sono come prima. Quando subivamo ogni giorno le leggi dell'apartheid. Come erano le cose prima? Oh, prima era dura. Vivevamo tutti insieme nel dormitorio, con tutta la famiglia. Ma donne e bambini non potevano restare lì. Loro dovevano scappare oppure nascondersi per forza. E così noi venivamo sempre arrestate. Dal 1994 siamo potute venire a vivere con i nostri mariti. L'apartheid dovrebbe essere solo una storia raccontata dai più anziani, ma qui è ancora presente, in ogni muro e in ogni sguardo, come quello di Veron, che da un po' ci osserva da lontano. Alla fine si avvicina e si offre di accompagnarci, anzi ci obbliga, perché qui da soli, secondo lui, non dureremmo neanche 5 minuti. Siamo gli unici bianchi per chilometri e le persone sbagliate lo verrebbero a sapere in fretta. Verso la fine dell'apartheid, quello che accadde davvero fu che molte persone, per la mancanza di spazio nella zona, si rifugiarono qui. Era una sorta di chi arriva prima prende, e così si costruirono queste case, sì, queste case. Doveva essere una cosa temporanea, di breve durata, ma è finita per durare a lungo e la maggior parte di loro è ancora qui. Questo è il Sudafrica, amico. Può diventare solo peggio. Sai, i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano più poveri. Ci sono zone messe peggio di questa, anche se questa è messa già male. Voglio dire, sembra impossibile, ma è così. In certi posti la gente dorme con l'acqua sotto al letto, capisci? Tutto allagato. È dura, amico. È assurdo che qui i muri siano fatti di cartone. Sì, cartone. Si pensa che i cartoni servano a tenere caldo, per mantenere la casa calda. Questo è ciò che crediamo qui, ma probabilmente non funziona. Soprattutto se si bagnano, non serve a nulla. E questo è bagnato, più o meno. Questa è una delle stanze. E quindi... E come vedi, lo spazio... E tu vivi qui? Sì, vivo qui. Quante persone vivono qui? In questa stanza forse direi 12 adulti e i loro figli. Voi dove dormite? Mettiamo qui le coperte. Dormite sul pavimento? Sì, E i vostri genitori dormono lì? sì. Qui non siamo al sicuro. L'unico vantaggio di vivere qui è che non paghiamo l'affitto.
Ma vivere qui non è affatto sicuro. La pioggia entra anche in camera, qui si bagna tutto. Nessuno dovrebbe vivere così, nessun essere umano dovrebbe essere costretto a vivere in un ambiente del genere. In uno spazio minuscolo così, siamo nel XXI secolo adesso. La gente non dovrebbe vivere così. Ci sono zone in Sudafrica dove la gente vive ancora come ai vecchi tempi in cui c'era l'apartheid. Per loro è come se l'apartheid fosse ricominciato. E non dovrebbe essere così. Ci sono bambini, ci sono vite. Che messaggio stiamo mandando ai più giovani? Non riesco ad accettare che qualcuno debba vivere così. Non è umano. Non è umano. Scusa, è incredibile la distanza tra una casa e l'altra, sono costruite molto vicine l'una all'altra. Ovviamente qui la gente cerca di crearsi una vita come può, si costruiscono queste case in lamiera di fortuna che hanno però un duplice utilizzo, mettiamola così, perché se da un lato le persone cercano un luogo in cui vivere, in cui crescere i propri figli, dall'altro le gang utilizzano questi sorte di labirinti che si creano tra una casa e l'altra per cercare di rendere il lavoro dei poliziotti più difficile quando devono scappare o quando devono nascondersi. Quindi queste case in realtà per loro sono perfette per creare un labirinto dal quale è davvero difficile uscirne. Qui dentro quelli come Veron li chiamano i miracolati, perché è uno dei pochi ad essere riuscito a uscire vivo dalle gang criminali. Dentro una di queste scatole di lamiera si nascondono i suoi vecchi compagni, che da qui riforniscono il quartiere di Mandrax, la droga più diffusa nelle township. Un mix letale di metacolone e tranquillanti, che qui però chiamano la pillola della felicità. Un nome che però suona come una beffa perché dopo pochi istanti di euforia lascia solo apatia, violenza e dipendenza. Qual è quella che vendete di più? Questo qui. Ah, questa. Il Mandrax, sì, Mandrax. Questa. Mi tiene sveglio tutta la notte. Capisci com'è questa roba? Per questo devo fumarla. Vai più veloce. Mi fa stare sveglio. Sì. Perché qui vendiamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Qui non c'è orario di chiusura. I miei pensieri corrono come una catena nella mia testa, capisci? Se vedo una cosa che mi piace su di te, la voglio. Ti fotto con la bocca, fratello mio. Non ho bisogno di una pistola, la mia bocca è già un'arma, perché da lì esce tutto tagliente. La situazione si sta scaldando un po' perché tutti i ragazzi stanno fumando. Infatti si vede anche nel modo in cui parlano, nel modo in cui si esprimono. Sono diventati più aggressivi, ragazzi. Cioè, detto, ci metto un attimo a tirarvi fuori tutto quello che avete e portarmelo via. Quindi credo che la situazione si sta scaldando un po' troppo ed è il momento di capire quando levare le tende. Quindi nel momento giusto li salutiamo per non offenderli e ce ne andiamo. Mi potenzia i sensi. Posso sentirti. Tipo, anche da dietro il muro, da molto lontano. Di notte ti sento, sì. Sì. E cosa faresti? Sono in allerta per andare a rubare e fare cose, capisci? Quando parli di queste droghe, la maggior parte delle donne finisce per vendere il proprio corpo solo per fumare. È questo quello che fanno. Prendiamoci un attimo da questa storia così intensa perché volevo condividere con tutti voi una notizia meravigliosa. Quella che vedete dietro di me è la nuova casa di Progetto Happiness. Ancora non c'è nulla, non ci sono scrivanie, sedie, è un po' spoglia, ma l'ho già messa in sicurezza. Non con un allarme, ancora, ma con NordVPN. Ormai conosciamo tutti NordVPN. Io lo utilizzo da tanti anni perché cripta la mia navigazione, protegge i miei dati, nasconde il mio indirizzo IP e blocca virus, pubblicità e tante altre cose. Però adesso che ho un ufficio deve proteggere tutte le persone che lavorano attorno a me. E quindi con un solo abbonamento NordVPN protegge fino a 10 dispositivi. Perfetto per tutto il team. Voi potete utilizzarlo per la vostra famiglia, per i vostri amici, per tutte le persone a cui volete bene, perché un solo abbonamento che costa qualche euro può proteggervi da danni che possono valere molto di più. Come sempre potete scansionare questo QR code o cliccare nel link in descrizione per provare NordVPN con un'offerta speciale. E se non siete soddisfatti avete 30 giorni per ripensarci. E adesso torniamo al video. La voce che dei tizi bianchi con le telecamere siano in città si sparge velocemente e dei componenti di una gang vengono gentilmente a controllare cosa stiamo facendo. Stiamo facendo un documentario sul gangsterismo qui. Cosa? Gangsterismo. Gangsterismo, sì.
Ok. Quali sono le regole qui? Le regole? Poche e semplici. O uccidi oppure vieni ucciso, fratello. Ti ricordi come ti sei sentito la prima volta che hai sparato a una persona? Sì, mi ricordo. Togliere la vita a qualcuno non è una cosa semplice. Non è affatto una cosa semplice. È dura perché stai togliendo la vita a un'altra persona, capisci? Ma poi dopo un po' ti ci abitui. Ti ci abitui e vai avanti. Alla fine non sentirai più niente. Niente di niente. È la stessa cosa che essere accoltellati o impugnare un coltello e accoltellare una persona. Se accoltelli una persona una volta, lo rifarai. Lo rifarai e lo rifarai ancora, tante volte, perché ormai conosci la sensazione di quando pianti un coltello in qualcuno. Sai com'è quando entra e così continuerà. Continuerà all'infinito. Ho fatto, ho ucciso, ho sparato. Ho rubato tante auto. Se non finisco in galera, finisco morto. O in ospedale, capisci? Mi trivelleranno o resterò paralizzato e magari diventerò disabile. Una cosa del genere. Io sono solo un morto che cammina. In mezzo a tutto questo inferno c'è padre Francis, un ex criminale che ha trovato in Dio la sua redenzione. Da allora ha scelto di spendere ogni giorno per salvare chi può, cercando di strappare i ragazzi alla strada prima che sia troppo tardi. È una lotta senza tregua, spesso persa in partenza, eppure lui continua, passo dopo passo, tra le strade che un tempo lo avevano inghiottito. Ragazzi, prima di parlare, lasciate tutte le armi per terra e quello che avete rubato. Ragazzi, perché fate questo? Ma che domanda, padre? È la vita che ci ha reso così. A casa non c'è cibo, non c'è nulla. Quindi quando per strada vedo una donna con un telefono penso: lo prendo io, soldi facili questi. E quando ti prendo il telefono, tu stai zitta. Almeno non ti ho tolto la vita. Io devo sfamare la mia famiglia, capisci? Forse non ti è chiaro. Mia madre è malata, devo prendermi cura di lei. Viviamo questa vita non perché lo vogliamo. È una vita dura, padre. Questo è Guvuleto. Ovviamente camminare al fianco del pastore ci dà un'altra prospettiva, riusciamo a entrare in contatto con questi ragazzi che delinquono, che fanno parte di gang, sono criminali e ci raccontano la loro storia, si fidano del pastore, quindi si lasciano andare e si aprono con noi. È molto interessante vederli così da vicino, senza la corazza che di solito devono indossare per difendersi, per sopravvivere in queste strade. Si fidano di te? Sì, molto. Per me si tratta di dare loro speranza, aiutarli a credere in se stessi, amen mamma, aiutarli a fidarsi di se stessi e iniziare una nuova vita, dicendogli che anche le loro vite possono essere rimesse a posto. Se ce l'ho fatta io a cambiare la mia vita, ho permesso a me stesso di cambiare, anche loro possono cambiare. La maggior parte dei ragazzi qui usa il tic. Sì, ti sballa e ti rende invincibile. Fumo tic e coca. Ti senti invincibile? Sì, non dormi quando fumi tic, sono fatto di brutto. Puoi persino correre più veloce di un'auto. Non ho paura di niente. Ti senti bene? Sì, mi sento bene, come se nessuno potesse colpirmi. Noi siamo i 27. Sì, siamo i 27, combattiamo i 28. Ci scanniamo con i 28. Perché li uccidiamo? Già. Stanno uccidendo le nostre famiglie, stanno violentando i bambini, capisci? Fanno cose orrende, capisci? Possono sparare alla gente anche adesso, mentre stiamo qui a rilassarci. Ci potrebbero sparare? Sì, proprio adesso. Ecco perché non abbiamo paura. Combatteremo fino alla fine. E tutte le cicatrici che hai qui? Cicatrici da gangster? Sì. Perché? Perché hai queste cicatrici? Sono un assassino. Uccido le persone, accoltello la gente, non ho paura. Non temo il male. Anche le nostre madri hanno paura. Vedi questa testa? Sta sorridendo. Vedi questa testa? Quando finirò di bruciarla. Oh sì, quando finirò ce la mangeremo. Vero ragazzi? Sì. Lunga vita ai veri gangster. Fanculo, ti spacchiamo il culo. 357, downtown per sempre. Qui rapiniamo la gente, prendiamo i soldi. La verità è che non mi fa paura essere in mezzo alla gang, essere in mezzo a tanti criminali, tutti questi ragazzi che delinquono, che sono armati.
ciò che mi fa più paura è la normalità di quello che mi raccontano. Il fatto che tutte queste persone abbiano ucciso qualcuno, varie persone, e me lo raccontino con naturalezza, con tranquillità, con semplicità. Questa è la cosa che mi fa più paura. Perché tutte le persone che sto incontrando sono persone che hanno tolto la vita a qualcun altro, ma qui è normale. C'è una violenza inaudita in queste strade. È una di quelle rarissime volte in cui mi chiedo quasi se abbia senso chiedergli che cos'è per loro la felicità. Ovviamente è un momento di sconforto, ovviamente lo chiederò perché anche qui è importante imparare da loro qual è la loro concezione, la loro visione di felicità, però quando ascolti queste storie senza nessun briciolo di speranza ti viene da dire che cos'è qui la felicità? Forse non c'è. Questo è uno dei quartieri più feroci della città. Il campo di battaglia di ragazzini pronti ad ammazzarsi per il controllo di un marciapiede. Il nostro unico scudo è Padre Francis, che ci guida dentro uno dei luoghi che da soli non avremmo mai visto. La tana di una gang riunita pochi istanti prima di un colpo. Insieme al pastore stiamo andando a incontrare un'altra gang. Grazie a lui stiamo cercando di capire anche la differenza di lavori tra le gang, se li dividono. Adesso vediamo cosa succede. Ciao ragazzi, come va? Ragazzi, accendi. Stai rischiando, amico. Porta rispetto per questo tipo, altrimenti pagherai per il resto della tua vita. Perché vuoi vivere, giusto? Perché vuoi vivere ancora un po', no? Obbedisci alle regole. Ragazzi, ci stiamo rilassando con un bianco, è tutto alla pari. Questa è la vita, bello. Dite la verità a questa ragazza. Sei venuto da così lontano, avrai la verità, amico mio. Tutti questi sono i miei fratelli. Questo è il nostro padre. Proprio così, i miei fratelli. Perché tutti questi ragazzi ti vedono È importante. come una figura paterna per loro? Niente di brutto potrà mai succedere alle loro vite. Non soffriranno, non possono morire, capisci? Li proteggi? Sì. Senza di noi, lui non è niente. Niente. Noi, senza di lui, anche noi non siamo niente. Esatto. Siete come una famiglia, no? Siamo famiglia. Siamo famiglia. Questi sono i nostri figli. Questi sono i nostri figli. E l'ha mai usata contro qualcuno? Tagliamo teste, amico. Voglio essere chiaro. Teste? Sì, teste. Sì, teste. Sì. Lui non ha un briciolo di pietà per nessuno. Uccide chiunque. Credo più o meno 100 teste con questa. Non posso vivere senza. Ce l'ho sempre con me. Dove lo tieni? Dove lo nascondi? Lo metto qui. Così. Nessuno può dire che ho qualcosa. Lo diresti? Già. Ok. Quando devi tirarlo fuori, basta aprire la zip e tirarlo fuori. È importante. È l'unica cosa che conta. Se lasci quello, non sei niente. Provi mai rimorso per le vite che hai tolto? Quando sono lucido posso dirti che sì, ci penso. E a cosa pensi? Se fosse stato mio fratello ucciso in quel modo. Ecco perché fumo questa roba. Per andare a uccidere una persona. Già. Già. Così da non provare nulla per quella persona quando la uccido. Ho capito. Già. Ho appena fumato. Quindi ho il coraggio di fare qualsiasi cosa. Anche se qualcuno venisse a spararmi. Non avrei paura quando arriva. No. Cercherei in tutti i modi di difendermi. Ma se non riesco, muoio. E qual è il valore della tua vita? Perché hai detto se muoio. Sembra che non ti importi di morire. Ho ucciso molte persone. Sì. Quindi non mi aspetto di vivere una lunga vita. No. Non posso prendermi in giro. Non posso raccontarmela. Quanti anni hai adesso? Ho 26 anni. E quanto pensi che potresti vivere se... Guarda, non ne ho... Se potessi indovinare. Forse 30 o 35. Pensi che la vita sia stata
ingiusta con te? È ingiusta. Già, vita ingiusta. È ingiusta. Salutate il capo. Salutatelo. Salutatelo tutti. Salutatelo. Salutalo. Sì. Vuoi sederti qui? Sì, vieni dentro. Siamo tra di noi. È uno di noi, fratello, tranquillo. Vieni qui il capo. Questo è il nostro fratello maggiore. Il nostro grande boss è qui adesso. Noi lo veneriamo. Non lo seguiamo, noi lo veneriamo. È il nostro padrino. Eccola qui, fratello mio. Questa? Sì. Questo lo vedi? È un fucile d'assalto. È un fucile d'assalto? Sì, è un G3. Noi lavoriamo così, fratello mio. Solamente io ho accesso a dove teniamo le armi. Qui è come se fosse normale lottare per la propria vita o ammazzarsi a vicenda. È come se fosse una guerra. Questo è Guguletu, fratello mio. Ci sono tanti gruppi di gangster, capisci, fratello? Affinché il tuo gruppo cresca, devi fare del male a qualcuno. A qualcuno, sì. È un modo per me per mettermi in cima. E tu saresti pronto a togliere altre vite per arrivare in cima? È l'unico modo in cui posso arrivare in cima, fratello. Devo lottare per il mio spazio. Ok. E sono pronto a morire per ciò che voglio. Sì, però se rischi tutta la vita per arrivare in cima, possono ucciderti in un secondo. In un secondo. Anche adesso, fratello mio, non so se siete dei servizi segreti. Magari esco di qui, la polizia arriva e devo sparare per scappare. E se mi sparano a morte? Vi spareremo noi. Finirebbe lì la mia storia. Mi sembra di capire che ogni giorno qui devi lottare per la tua vita e quindi non puoi rilassarti, nemmeno un minuto. Cosa significa qui avere paura? Essere spaventati? Hai paura? Sei spaventato? Fratello mio, nella vita che ho scelto di vivere non posso permettermi di avere paura. Già. Perché se avessi paura, quella sarebbe la mia debolezza e userebbero quella debolezza contro di me. Sai, fratello, in questa vita che ho scelto non temo nulla, assolutamente nulla. Zero, non senti niente? Niente di niente, non sento nulla. Quindi se qualcuno ti punta la pistola alla tempia, non senti niente? So benissimo che deve arrivare un giorno, lo so. E io sono pronto per quando arriverà. Ma non puoi ritirarti. Non potete ritirarvi tutti. Cioè, non puoi dire, ok, ho provato a trovare un lavoro normale. Non è possibile, fratello. Se mi ritiro, so già che la gente verrà a cercarmi. Ti uccideranno. Mi uccideranno. Perché? Non esiste fuori in questa cosa. Una volta dentro, sei dentro. L'unica via d'uscita è la morte. Quindi è blood in e blood out. Il blood in è che devi togliere la vita a qualcun altro. Altrimenti toglieranno la tua, sveglia. Sì, ben detto. Se vuoi ritirarti, o ti togli la vita, o qualcuno verrà a toglierti la tua. In questa sorta di guerra civile, perché questa è una guerra civile, c'è spazio per la felicità, per la gioia? Sì. Sì, c'è. C'è, fratello. Ma sul 100% della tua vita, direi che la tua unica felicità è solo il 30%. Nell'altro 70% vivi nella paura. Cerchi di sottomettere gli altri. Vuoi uccidere gli altri. Ti assicuri di prenderti il tuo territorio e di tenerlo, fratello. Vivere così, questa non è vita, fratello. Non ti posso mentire, non è vita. Ma non l'abbiamo scelta, dobbiamo farlo. Ora andremo a fare un colpo. I soldi rendono felici tutti. È il momento di prepararci per il colpo. Vedi, nostro padre è al telefono. Dobbiamo sistemare tutto adesso. È un momento delicato perché i nostri nemici potrebbero radunarsi per ucciderci, sì. Ah, vuol dire che mentre vi stiamo distraendo qui, i nemici potrebbero arrivare? Sì. E poi siete tutti nello stesso posto, quindi potrebbero Esatto. anche uccidervi tutti in una volta. Sì. Assurdo. Noi non possiamo stare nello stesso identico posto per più di un'ora, altrimenti loro ci troverebbero, sì. Grazie. Grazie a te. Grazie di cuore per aver passato Grazie un po' a di te. tempo con noi. Quello che abbiamo visto oggi in realtà è una cosa unica. Raramente abbiamo la possibilità di ascoltare o vedere tutto questo. La società in fondo non riesce a vedere questo, o meglio, non vuole. È più facile nasconderlo. Ok. Quindi apprezzo davvero che voi
siete stati aperti con me e che mi abbiate spiegato le vostre storie, la vostra vita. Ci sono molte cose che dobbiamo nascondere, che non ti abbiamo detto, come ci ha detto il nostro padre. Ma alla fine ti abbiamo detto la verità più grande. Non volevamo crescere così. Nessuno di noi voleva crescere così. Ma purtroppo non si scappa dalla povertà in cui siamo nati. Povertà. Quando ti svegli e apri la credenza, wow, vado fuori di testa. C'è solo una fetta di pane. Sì, non c'è niente. Non puoi sopravvivere così. L'unica soluzione è unirti alla gang. E quando ci siamo uniti alla gang non è che volessimo unirci, è solo perché volevamo sfamare la nostra famiglia. Ora stiamo per fare un colpo, amico, un lavoro da professionisti. Quella è la mia felicità, perché mi porta la grana. Se ho soldi, sì che sono davvero felice. E i soldi, quella è la mia felicità. Ho boccato d'aria, non si respirava dentro. Che situazione, cazzo. Cos'è la felicità qui? Quando la tua vita si misura con le teste che hai tagliato, o quando smetti di temere la morte perché è l'unica liberazione possibile. Un tempo avrei pensato che qui la felicità non esistesse, ma questo progetto mi ha portato nei luoghi più bui del mondo e mi ha insegnato che in un modo o nell'altro la felicità c'è sempre. Bisogna solo saperla riconoscere. E allora guardo meglio e vedo Veron, che ha cambiato vita e attraverso il calcio prova a convincere i bambini che la vita può ancora essere bella. O padre Francis, che ogni giorno entra nell'inferno per salvare almeno un ragazzo. E allora capisco che qui la felicità non è luce, è brace e resta accesa sotto la cenere anche quando sembra spenta. E finché qualcuno la custodirà, anche nell'inferno, la felicità non morirà mai.